Ciao a tutti ragazzi, sono Sara la kitesurfista. Dunque, siamo qui oggi per rispondere a una domanda che in moltissimi mi fate. Sara, ma cosa si fa esattamente durante un corso di wingfoil? Sono Sara, la kitesurfista, faccio ed insegno kite dal 2013. Da ormai 4 anni, quando è esploso questo sport meraviglioso, qual è il wingfoil, lo pratico e lo insegno. L'ho già insegnato in diversi spot. Vi linko qui il video dove vi spiegavo 10 cose importanti da sapere prima di fare un corso di wingfoil, e a grande richiesta vi voglio spiegare in questo video cosa si fa esattamente durante un corso di wingfoil, poiché immagino che se siete arrivati fino a qui sarete degli aspiranti winger. Ma andiamo al dunque. Cosa si fa esattamente durante un corso di wingfoil? In questo video vi spiegherò passo passo, giorno per giorno, cosa si fa durante un corso di wingfoil e vi darò anche dei consigli extra alla fine, quindi arrivateci. Ci tengo a dire che queste sono le mie metodologie di insegnamento e quelle che ho visto usare in svariatissimi centri. Ogni centro e istruttore può personalizzare o no il suo metodo, ovviamente. Ad oggi ci sono la IWO, International Wingfoil Organization, che certifica istruttori di wingfoil, ed anche la tedesca WWS. Questo metodo che io utilizzo personalmente l'ho visto andare molto bene e raggiungere molti risultati in breve tempo, creando svariatissimi wingfoiler felici. Ma chiariamo prima una cosa: quanto ci si mette ad imparare il wingfoil? Un corso base di wingfoil va sui 3-4 giorni, praticando una media di 2 ore al giorno. Come con tutti gli altri water sports, l'effettivo tempo di apprendimento varia moltissimo, dipende da te essenzialmente, età, se sei sportivo, se sei sedentario, se hai già fatto sport di vento, se hai già fatto sport di foil. In quest'ultimo caso avrai certamente dei vantaggi in termini di tempo. Dipende poi anche dalla condizione dello spot, condizione del materiale dove vai a fare il corso. In generale il tempo di progressione è molto soggettivo e varia da alunno a alunno, da caso a caso. In questo video userò e vi farò vedere alcune immagini di materiale, per esempio Fanatic e Duotone, per comodità, perché è quello che semplicemente uso ad oggi ed uso anche qui nel centro dove lavoro. Non ne ho nessun guadagno, mi piacciono molto questi materiali, non disdegno affatto altri brands che ho provato nel tempo, tipo Cabrigna, North, Gong. Ovviamente questo non è un corso di wingfoil, è un video dove vi voglio spiegare a grandi linee cosa si fa durante il corso. Ma andiamo al sodo. Cosa si fa durante il giorno numero 1? La prima parte si fa a terra, quindi abbiamo un 30-40 minuti a terra dove l'istruttore vi spiegherà le seguenti cose: teoria del vento, soprattutto se non avete mai fatto sport di vento, direzioni di vento sicure per la navigazione, sicure e non, come si fa un check spot, come si sceglie il materiale secondo le condizioni di vento, quindi che misura di wing andiamo ad utilizzare. Normalmente l'istruttore sceglierà che metratura di wing andrete ad utilizzare durante quella prima giornata. Inizierete poi il gonfiaggio. L'istruttore vi farà gonfiare il wing e vi spiegherà come è fatto un wing, le finestre, le maniglie, le valvole. Dopo il gonfiaggio vi farà vedere anche come si fa il check della pressione, come si chiudono i clamps, i coccodrillini, vi farà vedere come ci si aggancia al safety leash, vi farà poi fare una simulazione in spiaggia di come si usa il wing, come lo si tiene dalla maniglia neutrale, come si cammina con il wing, come si gira correttamente il wing, come si usa il wing per creare power o depower, come si pompea, come si pompa, come si spostano le mani nelle maniglie, non importa che siano rigide o no, cosa cambia se mettono le mani in una maniglia piuttosto che nell'altra. Si faranno le prime simulazioni a terra di come si naviga, la postura del corpo, prima a terra in ginocchio, mura a destra, mura a sinistra, ed anche poi in piedi, com'è la corretta postura del winger. Si farà poi la simulazione del take off dai ginocchio a in piedi, sempre in spiaggia al momento. Detto ciò e fatto ciò, si è pronti ad andare in acqua. Si userà una tavola abbastanza voluminosa all'inizio, che può essere un SUP oppure una tavola con molti litri da iniziazione, windsurf per esempio, con un'orza, con quindi un bel peso, un bel volume per non farci faticare tanto all'inizio, specialmente se non avete idea e non siete mai stati su una tavola in acqua. L'istruttore vi spiegherà come si mette anche il leash alla tavola. Si va in acqua e si prova a navigare in ginocchio, mura a sinistra, mura a destra, con il wing. Si andrà inevitabilmente all'asco, quindi downwind. Se non vi sono chiari alcuni termini, qui il video dove
dove spiego slang del kite in questo caso, ma in generale della navigazione. Si faranno le prime transizioni sempre in ginocchio. L'istruttore vi insegnerà come si sta un po' più al traverso, si dice, il tutto cambiando un po' la posizione del corpo. Si farà un po' di controllo della velocità, si vedrà un po' come fare uno stop controllato. Se già fate tutto molto bene durante questo primo giorno, va già benissimo. Per finire, l'istruttore vi farà vedere come si parcheggia, si asciuga e si ripiega il wing. Quindi giorno numero 2. Cosa si fa durante il giorno numero 2 del nostro corso di wingfoil? Se avete fatto tutto correttamente, significa che si è pronti ad andare in acqua con la tavola con foil. Tra parentesi, se uno viene da windsurf foil o kite foil, è possibile che questa cosa avvenga già durante il giorno numero 1. Innanzitutto accertatevi che l'istruttore vi dia il casco, il giubbotto impact, mi raccomando, con il foil ci si può andare a far male. E se avete appunto fatto correttamente tutti gli esercizi del giorno numero 1, possiamo iniziare ad andare in acqua con il foil, finalmente. L'istruttore infatti vi farà, spero, vedere come si aggancia, come si mette un foil sulla tavola. Vi spiegherà un po' come sono le misure delle tavole, quindi avrete un po' un'infarinatura generale che tavole con litri maggiori, quindi più voluminose, andranno bene per beginners, per principianti, e litri minori andranno bene poi mano a mano che avanzate con la progressione. Infatti inizierete con una tavola a grande volume, una tavola bella grozza. Accertatevi che sia una tavola grande, perché veramente iniziare a fare wingfoil la prima volta con una tavola piccola è abbastanza borderline, ci metterete una vita per capire come funziona la navigazione con il foil. La tavola scelta, io direi e preferisco iniziare senza straps, che sono quegli agganci dove dovete infilare dentro i piedi. Per principianti io eviterei l'uso degli straps, quindi tavola con grande volume, foil con piccolo mast e ala frontale grande per beginners, per principianti, e a provare. Farò però un altro video per quanto riguarda le misurazioni, le varie misure, perché è un mondo veramente a sé. Andiamo avanti su cosa si farà durante il corso la seconda giornata. Ovviamente gonfierete il wing, l'istruttore vi farà vedere come si entra ed esce dall'acqua in sicurezza con wing e tavola con foil. D'ora in poi sappiate che dovete avere un po' di cura extra a non prendervi il foil addosso, perché può fare male. Farete quindi gli stessi esercizi che avete fatto il giorno precedente, ma con la tavola con foil. Quindi inizierete da ginocchio a navigare mura a destra, mura a sinistra, e piano piano provate a fare il take off con la tavola foil. Sarà comunque un po' più faticoso che con la tavola grande senza foil. Una volta che capite bene un po' il balance e avete appunto colto il segreto del take off sulla tavola con foil, si continua la pratica della navigazione mura a destra e mura a sinistra, inizialmente senza volare il foil. Una volta che avete provato quindi a fare il take off più volte usando bene il wing, sia una corretta postura e una corretta posizione dei piedi sulla tavola con foil, si può iniziare un po' a giocare con la velocità all'asco. Perché la velocità? Farò in seguito un video su come funzionano i foil per capire bene questa cosa, ma intanto vi linko in basso il mio articolo. Dovete sapere che il foil inizia a liftare, quindi a sollevarci, grazie alla velocità e una serie di altre cose. Per farla ora semplice, abbiamo bisogno di velocità per far sì che il foil inizi ad alzarsi e quindi ad alzare noi. La velocità si ottiene pompando con il wing o semplicemente andando all'asco e utilizzando il wing in full power. Molto importante l'andatura all'asco. L'istruttore vi farà anche possibilmente vedere come si pompa anche con il piede dietro per far sì di accelerare un po' il processo del liftaggio del foil. Inizierete quindi a fare i primi voli all'asco con il foil, detto anche un po' fare il dolphin, perché si farà su e giù, su e giù, su e giù costantemente prima di capire un po' come stare, come mantenere l'andatura con il foil su liftato. In questa fase state imparando anche come cadere bene, cosa mega importante, come
tutti gli water sports ed anche negli board sports, tipo a partire dallo skating, e state imparando a cadere bene proprio per evitare di prendervi capocciate contro il foil, che può fare malissimo. In questa fase sappiate che andrete tremendamente all'asco, quindi è tutto normale, si andrà downwind, si inizierà in un punto e si finirà molto sottovento. Si dovrà poi fare la walk of shame di ritorno al punto di partenza, quindi detta anche passeggiata della vergogna, cosa che è inevitabile all'inizio. Finché non impariamo a bolinare, quindi stare sopravvento, andremo sempre sottovento. Infatti è figo se il vostro istruttore vi riporterà la tavola navigando upwind e voi dovete solo camminare senza la tavola, il materiale eccetera, sarebbe top, ma se no dovrete passarci per questa fase, è normale. Se anche fate un corso con barca, ancora meglio, verrete riportati sopravvento dalla barca. Se durante la seconda giornata iniziate a fare i primi voletti con il foil, anche cadendo, non importa, siete già davvero a buon punto. Complimenti, davvero, non è da tutti. Giorno numero 3 si continua a fare la pratica del water start, quindi della partenza con il foil in navigazione. Si lavorerà su il peso del corpo, postura, balance e posizionamento piedi. L'istruttore vi spiegherà ancora qualcosa in più riguardo la scelta delle misure dei materiali. Farò un video con spiegazioni più dettagliate di misure di attrezzatura per beginners e non. Durante il giorno numero 3 cerchiamo sempre di mantenere un'andatura al traverso abbastanza regolare con il foil in volo. Qui cercherete di capire bene come si sposta il peso, in questo caso con il foil sempre un po' più in avanti, per mantenere il balance corretto e mantenere il foil e la tavola sempre paralleli all'acqua. Se riuscite a mantenere un'andatura attraverso quasi bolina con il foil su il giorno numero 3 siete davvero dei pro. La maggior parte delle persone questa cosa la fanno dal quarto giorno in poi. Cosa si farà poi successivamente al corso base nella progressione del wing foil? Si andrà avanti a performare sempre di più l'andatura di bolina, riding upwind, riding downwind, quindi bolina all'asco. Come fare le transizioni? Inizialmente tenendo il foil giù, frenando tra virgolette, i primi jibe, come si va a two side, come si cambia il piede, si cambia stance, come si farà il tack. Sono tutti argomenti intermediate advanced che farete poi col tempo. Per avere un'idea di tutte queste cose vi consiglio di guardare o scaricare l'app della Duotone, la Duotone Wing Academy, vi linko in basso dove potete scaricarla. È un'app strafiga, veramente la Duotone su queste cose è wow. C'è tutta la parte beginners di lezioni dove potete visualizzare tutte quelle cose che vi ho appena detto, sempre e solo per farvi un'idea. Appunto queste sono tendenzialmente le argomentazioni trattate durante il corso base di Wingfoil, le mie personalmente e quelle che ho visto più in giro. Poi ogni istruttore o centro potrà personalizzare o fare ovviamente delle varianti. Ancora una volta ci tengo a dire che non vi dovete preoccupare se ci mettete di più o di meno a fare questi passaggi, perché il tempo di apprendimento è veramente mega soggettivo. Ma arriviamo all'extra tips finali. Durante i miei camp o lezioni di Wingfoil ho anche sempre voluto inserire nel mezzo degli esercizi particolari. In caso di non vento, personalmente adoro fare o della pratica con foil, con tavola da foil dietro il jet ski, o recentemente abbiamo anche introdotto l'uso di e-foil, che sono una figata. Sono giochetti abbastanza costosi, ma sono un'ottima attività da fare e aiutano moltissimo gli alunni che stanno apprendendo a fare wingfoil. Gli e-foil sono basicamente dei foil elettrici con un telecomando e servono moltissimo a imparare esattamente questo, come mantenere l'andatura una volta che si è alzato e liftato il foil a propulsione elettrica, quindi non usando il wing, il vento. Altra cosa figa da fare è il surf skate con wing, ovvero si può chiamare anche wing skate. Uso i miei surf skate abbinati al wing in parcheggi qui in giro e andiamo a divertirci basicamente carvando e skateando con il wing. È una cosa strafiga da fare veramente e aiuta molto a capire come funziona il wing. Intanto vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine. Se volete essere sul pezzo seguitemi nei vari social, canali. Vi ringrazio in ogni caso della visione. Qualsiasi dubbio, qualsiasi informazione extra vogliate, scrivetemi, o c'è il forum o ci sono i contatti in basso. Spero di avervi motivati a iniziare questo meraviglioso sport che è il wingfoil. Ciao ciao, evento, forse vado a fare un po' di wingfoil. Ciao!